C'è un momento prima che le luci si accendano e il gong risuoni in cui il silenzio racconta più di 1000 parole. È il respiro trattenuto dal pubblico, l'attesa carica di emozioni, il battito accelerato di due cuori pronti a scontrarsi. L'11 maggio 2025 quel silenzio sarà spezzato da un incontro destinato a entrare nella leggenda. Sayaka Mitani contro Sayaka Kurara per il World of Stardom Championship. Quest'oggi voglio narrarvi come siamo arrivati a questo scontro. Voglio accompagnarvi in un viaggio pieno di emozioni e momenti storici. Ma prima vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre, condividete il video con tutti i vostri amici per far conoscere il mio canale e i miei contenuti a quante più persone possibili. Grazie. Detto ciò, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, attraverso il quale potete rimanere aggiornati su tutto ciò che ruota attorno alle vostre atlete preferite, grazie a news, rumors, risultati degli show e molto altro. Dunque, Sayaka Mitani vs Sayaka Kurara non sarà soltanto un match valevole per la Red Belt. No, è molto di più. È la sfida tra il presente e il futuro della Stardom, una rivalità che affonda le sue radici nel 2023. Sì, perché le strade di Sayaka Mitani e Sayaka Kurara hanno iniziato a intrecciarsi 2 anni fa, in occasione del match di debutto di Sayaka Kurara. Tutto avvenne il 25 dicembre 2023 a New Blood 12, quando la debuttante Sayaka Kurara affrontò l'allora Golden Phoenix. A quei tempi Sayaka Mitani faceva ancora parte di Queen's Quest. Anche nella sconfitta Sayaka Kurara dimostrò un discreto talento, il che la portò col tempo a essere ingaggiata da Cosmic Angels. Da allora Sayaka Kurara ha fatto notevoli progressi, non solo sul ring ma anche in termini di personalità. Ora la vediamo più sicura di sé, più spigliata e con un repertorio tecnico in continua espansione. Questo anche grazie all'aiuto di Tam Nakano, che divenne la sua mentore, la sua maestra, prendendola sotto la sua ala per farla crescere nel migliore dei modi. Sin dagli albori, Tam Nakano aveva sempre intravisto in lei la sua erede spirituale e l'obiettivo dell'ormai ex leader di Cosmic Angels era quello di costruire una lottatrice in grado, un giorno, di raccogliere la sua eredità e prendere il controllo della stable, guidandola verso nuovi successi. 2 anni dopo il suo debutto possiamo tranquillamente affermare che Sayaka Kurara ne ha fatta di strada e la prova è la sua conquista del Cinderella Tournament. Un percorso esaltante che l'ha portata a sconfiggere Rina in una finale al Cardio Palma. Contro ogni pronostico, Sayaka Kurara è riuscita a ritagliarsi un posto nella storia della compagnia. Una vittoria che le ha dato il diritto di sfidare una campionessa a sua scelta. Ed è qui che inevitabilmente i riflettori si sono puntati sull'attuale World of Stardom Champion, Sayaka Mitani. Perché mentre Sayaka Kurara cresceva all'ombra di Tam Nakano, quella Sayaka Mitani che Sayaka Kurara aveva affrontato nel suo debutto era lentamente svanita, lasciando spazio alla Phoenix Queen. Una versione migliorata, più spietata e determinata di quella Golden Phoenix che 2 anni prima aveva diviso il ring con lei. Poco dopo il suo turnil, Sayaka Mitani mise subito nel mirino tutta Cosmic Angels e, in particolare, Tam Nakano. Ai tempi Tam possedeva qualcosa che Saya desiderava ardentemente, la Red Belt. Questo portò le due a scontrarsi a Dream Kingdom, dove Sayaka Mitani fu incoronata nuova campionessa.
Nel frattempo, anche la giovane Kurara finì per essere coinvolta nell'odio che Sayaka Mitani nutriva verso Tam Nakano, venendo spesso usata come strumento per colpire al cuore la propria mentore. Infatti, durante la loro lunga rivalità, Sayaka Mitani tentò più volte di portare Sayaka Kurara dalla sua parte, cercando di convincerla ad abbandonare Cosmic Angels per unirsi a Hate, la fazione guidata da Natsuko Tora. Il tutto attraverso stipulazioni pensate ad hoc capaci di colpire Tam Nakano nei suoi affetti più cari e installare dubbi nel cuore di Sayaka Kurara. Tuttavia il piano della Phoenix Queen non funzionò, anzi l'effetto fu opposto. Sayaka Kurara rimase fedele a Tam Nakano, respingendo con fermezza tutte le avance della campionessa. La rivalità tra Sayaka Mitani e Tam Nakano proseguì per settimane, mesi addirittura, fino a culminare ad All Star Grand Kingdom nella resa dei conti finale, dove Saya riuscì a sconfiggere Tam Nakano, costringendola al ritiro. Poco dopo l'addio della sua mentore, Sayaka Kurara decise di utilizzare il suo desiderio per sfidare la Phoenix Queen, con l'intento di colpire Saya dove più le faceva male e vendicare così Tam Nakano. Le intenzioni di Sayaka Kurara sono più che ammirevoli, testimoniano l'immenso affetto che nutriva per la sua maestra. Per arrivare a questo punto, la ragazza si è allenata duramente, si è impegnata più di chiunque altra. Eppure, a mio avviso, Sayaka Kurara non è ancora pronta per reggere il peso della Red Belt. Essere World of Stardom Champion significa essere la migliore e dimostrarlo ogni volta che si sale sul ring. Indossare la Red Belt comporta una responsabilità enorme. È compito della campionessa rappresentare la compagnia nel mondo, prendersi la federazione sulle spalle e portarla verso nuovi successi. Un compito difficile e non adatto a tutte, soprattutto per giovani in rampa di lancio come Sayaka Kurara, che, seppur essendo talentuosa e determinata, non ha ancora l'esperienza necessaria per sostenere un tale fardello. Ecco perché il mio pronostico pende in favore di Sayaka Mitani. Perché Phoenix Queen merita di rimanere campionessa. Sayaka Mitani sta svolgendo un lavoro sublime. Da quando ha effettuato il turnil è diventato un punto fermo della Stardom e ha lavorato duramente per non deludere la compagnia e i fan che hanno sempre creduto in lei. Il suo regno sta lentamente diventando un vero capolavoro, un'opera d'arte costruita giorno dopo giorno grazie alla maestria della sua pittrice. Un capolavoro che merita di essere arricchito con nuovi capitoli di gloria. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore e alla prossima. Bye bye!